Stella di Natale, tagliane un pezzettino e grazie a dei piccoli trucchi e all'utilizzo della cera di una candela applicato proprio alla base di questo rametto, si inizieranno a generare delle radici, questo crescerà e diventerà una bellissima piantina esattamente come quella che state guardando. Quindi io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando capirete quanto sia facile utilizzare la candela per passare da una piantina così a tantissime piantine come queste, praticamente gratis, sarete contenti di averlo fatto. Non soltanto vi spiegherò nel dettaglio quale sia la tecnica, ma ve la mostrerò, quindi vi farò vedere tutti i passaggi che ci sono per passare da un rametto così ad un altro esattamente come questo, ovvero la prima fase è quella della creazione delle radici, la seconda la crescita della pianta e la terza è la fioritura vera e propria. Esistono varie tecniche per poterla riprodurre, tutte valide, però la più semplice e veloce è quella tramite talea. Occorre quindi procurarsi un rametto della pianta. Quindi, quando la pianta perderà i fiori e tutte le foglie o quasi, proprio come in questo caso, sarà da considerarsi in fase di riposo vegetativa e sarà proprio questo il momento nel quale, se vorrete riprodurla, lo si potrà fare. Basterà procurarsi o un paio di forbicine o comunque un cutter e, partendo dall'alto, scendendo di circa 15 cm, taglio netto e via, in questo modo. E questo è il risultato. E tagliate tanti rametti quante talee vorrete creare. Quindi semplicemente ripetere la stessa operazione. Ottenute le talee si potrà procedere con lo step successivo, ovvero quello di andare ad inserire loro all'interno di un vasetto con del terreno. Prima di farlo però dovrete aspettare tassativamente che nel punto di taglio, insomma quello di separazione tra il rametto e la pianta madre, che adesso toccandolo è umido, quindi è una parte viva, si crei un film protettivo. Basterà semplicemente lasciarlo all'aria per circa 3 giorni e proprio qui si creerà una pellicola che impedirà così, una volta messo il rametto nel terreno, che eventuali funghi, muffe o batteri presenti nel terreno entrino nel punto di taglio, vadano ad intaccare la piantina rischiando addirittura di farla morire. Nell'ipotesi però che voi questi 3 giorni non li vogliate aspettare, c'è un trucco che vi permetterà di abbattere notevolmente i tempi e passare appunto da 3 giorni a pochi minuti, ed è quello di utilizzare la cera di una candela. Quindi semplicemente accenderla, aspettare che questa si sciolga, dopodiché si potrà procedere. Applicare la cera nei punti di taglio è davvero facile, lo si potrà fare in 2 modi, o con un pennello, semplicemente immergendolo, dopodiché andando a pennellare la parte del punto vivo, in questa maniera, oppure, se si vuole fare più in fretta, prendere la talea e, dopo aver spento la candela, semplicemente immergere, in questo modo, così. Procurarsi un vaso che abbia un diametro compreso tra i 10 e i 15 cm e sul fondo andare a posizionare uno strato di circa 2 cm di argilla espansa. Questo servirà proprio per evitare che si creino dei ristagni d'acqua che potrebbero essere davvero pericolosi per la pianta. E riempirlo con della torba di buona qualità. Se non ce l'avete andrà benissimo anche del terriccio universale purché ultra soffice e drenante. Preparati il vaso e la talea, non resterà altro che inserire questa all'interno del terreno. Quando lo farete dovrete fare in modo che almeno metà della sua lunghezza vada all'interno del terreno e che in questa metà ci siano almeno 3 nodi. In questo caso 1, 2 e 3 dovranno essere interrati e se ce ne andranno di più, qui ce n'è anche un quarto, ancora meglio. Quindi semplicemente prendere un cucchiaino, iniziare a fare un foro profondo all'incirca 7-8 cm, che non è nient'altro che la metà dell'altezza del ramo, e semplicemente inserire in questo modo. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno e comprimere. E l'operazione è ultimata, quindi prendere un vaporizzatore e bagnare il terreno molto abbondantemente. Fate in modo che questo sia davvero zuppo. Al fine di aumentare notevolmente le possibilità di attecchimento della talea, c'è il trucco di creare una vera e propria serra utilizzando un sacchetto di plastica trasparente. Quindi basterà aprirlo ed andare ad inserire all'interno il vaso. Dopodiché chiudere. Così facendo si creerà all'interno del sacchetto un vero e proprio microclima con temperatura ma soprattutto umidità costante e sarà proprio lei che accelererà e favorirà l'attecchimento della stessa. Questo è un esperimento abbastanza facile, però purtroppo il risultato non è per niente scontato. Considerate che a me su 4 mediamente ne attecchiscono 2. Quindi, al fine di aumentare le possibilità di ottenere una piantina nuova, io vi consiglio di fare più tentativi contemporaneamente. Risultati dell'esperimento.
Da questo tipo di esperimenti normalmente si ottengono 3 risultati. Queste sono alcune delle mie talee dopo 2 mesi e ricadiamo in tutti e 3 i casi. Quindi il primo, il peggiore, dove la talea purtroppo secca e muore e da qui purtroppo la piantina non nascerà. Il secondo, che è il migliore, quindi una piantina perfettamente integra con ancora tutte le foglioline attaccate, la parte centrale assolutamente verde ed in più dei piccoli germogli che si stanno formando, quindi questo è il caso migliore. Questo invece, che sembrerebbe un caso anch'esso di una piantina morta, in realtà non lo è. Infatti quando la piantina, insomma la talea, comunque continua ad essere verde e vigorosa, addirittura ci sono dei piccoli germogli, anche se perde le foglioline, è assolutamente vitale. Quindi in realtà di questi 3 casi l'unico negativo è questo qui. Provo a mostrarvi meglio come appaia la talea, che a prima vista sembrerebbe morta e in realtà non lo è. Infatti il tronco è assolutamente verde e vitale, ma in più, se si va a guardare meglio, ci sono dei piccoli germogli che stanno nascendo. Il fatto che il tronchetto sia ancora verde e vitale significa che all'interno del terreno questo abbia già iniziato a generare un apparato radicale. E infatti farò una cosa che voi assolutamente non dovete fare. Proverò a tirare via la talea per vedere se effettivamente qualcosa all'interno del terreno sia nato. Mi raccomando, questa è un'operazione che voi non dovete fare. Ed ecco qua. Questa è la riprova che la talea goda assolutamente di ottima salute. Si è formato un apparato radicale davvero importante. Eccolo qui. Ed una volta sciacquato, questo è il risultato. Provo a mostrarvi meglio come, ma soprattutto dove nascano le radici. Questo è il punto di taglio dove abbiamo messo la cera. Come si può notare è assolutamente perfetto. Non c'è presenza di funghi, muffe o batteri, perché la cera ha fatto la vera e propria barriera. Ed in più le radici si sono sviluppate benissimo. C'è un apparato radicale davvero molto importante. Ripeto, questa è un'operazione che voi non dovete fare, perché sennò rischierete di fare morire la piantina e dopo tutto il lavoro che uno fa sarebbe un peccato. E qui ci sono i germogli che stanno spuntando. Non resterà altro che mettere questa di nuovo all'interno del terreno e semplicemente aspettare che i germogli che si sono formati sui tronchi si sviluppino e che le piantine crescano. Tra le 4 talee con le quali ho iniziato l'esperimento, questa è sicuramente quella che ha ottenuto i risultati migliori ed è proprio con lei che procederò con le riprese. Trascorse soltanto 2 settimane, così è come appare la talea. 2 delle 3 foglioline che aveva sono cadute e sono qui, secche, sul terreno, quindi volendo le si potrà togliere. Questo non è un problema, perché se si va a guardare all'apice, la stessa sta iniziando a produrre dei giovani germogli. Arrivati a questo punto, quindi quando sia l'apparato radicale che i germogli si stanno sviluppando, si potrà affermare senza ombra di dubbio che l'esperimento ha avuto assolutamente un esito positivo. Col passare dei giorni le foglioline all'apice crescono sempre di più. Adesso quella più grande è circa 2 cm e si distingue chiaramente da tutte le altre, che comunque sono già abbastanza grandi, superano quasi il centimetro. E addirittura una di quelle all'apice ha un colorito rosso, questa. Arrivati al 5° mese, i piccoli germogli che erano spuntati si stanno sviluppando e stanno iniziando a produrre delle foglioline. Quindi non c'è soltanto più la prima, ma tutte stanno crescendo. E arrivati al 6° mese, così è come appare la pianta, alta circa 10 cm. I piccoli germogli che erano spuntati adesso si sono sviluppati e sono diventati lunghi più di 5 cm, sui quali comunque sono nate delle foglioline nuove che diventano sempre più grandi, verdi e belle. Quindi non resterà altro che trattare questa esattamente come una qualsiasi altra pianta adulta. Arrivati al 7° mese, così è come appare la pianta, ormai alta più di 20 cm. I rametti si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta e anche le foglie che diventano sempre più grandi man mano che spuntano quelle nuove. Il fatto che ormai viva tranquillamente di vita propria lo dimostra proprio il crescere delle foglioline e dei rametti. E man mano che la pianta crescerà, le sue foglie diventeranno sempre più grandi e più belle. Guardate all'8° mese come la pianta appaia. Devo dire che esteticamente è davvero perfetta. Provo a mostrarvi come oggi appaia il rametto dal quale poi è nato il tutto, quindi la talea. È ancora perfetta e da lei sono nati 2 rametti, questo che poi non si è sviluppato e quest'altro invece che è diventato la piantina vera e propria. E se trattata nel migliore dei modi, questa inizierà addirittura a fiorire. Guardate all'apice come le prime foglioline rosse stiano spuntando. Proprio loro, man mano che cresceranno, diventeranno sempre più grandi e più rosse. C'è un video davvero molto carino nel quale vi spiego come riuscire a farla rifiorire. Se vi interessa andate nel box informazioni perché questi risultati sono davvero facili da ottenere.
E alla fine dell'esperimento questo è ciò che si è ottenuto, una bellissima pianta che addirittura ha fatto dei fiori incredibili. Quindi a fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che l'esperimento sia stato un vero e proprio successo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.